Ciao ragazzi, oggi siamo qui con Advanced Nutrients e precisamente con Nicola e Francesco per parlare un po' in generale dell'azienda e vedere bene come si utilizzano i loro prodotti. Grazie mille Alessandro e Omar e a MyGrass dell'invito e dell'opportunità. Mi presento, io sono Nicola Silvestri, sono l'area manager di Advanced Nutrients in Italia, il Mediterraneo orientale, per dare un'idea, Grecia, Turchia, Israele, i mercati più importanti. E lui è Francesco, è il nostro business buddy, è venuto a far parte della famiglia di Advanced Nutrients proprio all'inizio di questo mese e sarà la persona che sarà in contatto con tutti i grow shop e le farm in giro per l'Italia. Sono Francesco, grazie dell'invito e oggi, come da oggi in avanti, sarò disponibile per voi come per tutti quelli che avranno necessità a dare qualunque tipo di supporto tecnico, commerciale e dare risposte di qualsivoglia tipo, dalla più semplice anche domande un po' più specifiche, diciamo, per i grower più esigenti. Beh, adesso che ci siamo presentati tutti, vi chiedo in generale di parlare di Advanced Nutrients, di come è nata l'azienda e come è proseguita l'avventura nel creare tutta questa linea di fertilizzanti. E Advanced Nutrients è forse l'azienda più conosciuta nel settore dei fertilizzanti specifici per cannabis, è un po' un'icona del settore, la conoscono in moltissimi e è anche un'azienda molto controversa per certi aspetti, per tante cose. L'azienda è americana, il fondatore dell'azienda è Big Mike, che a sua volta è un personaggio iconico, è una delle persone che ha contribuito maggiormente allo sviluppo di questo mercato negli Stati Uniti e anche in altri posti nel mondo. Dall'inizio noi dichiariamo di produrre fertilizzanti specifici per la cannabis, not for tomatoes è uno dei nostri motti. Questa è una delle parti controverse che ci ha distinto da tutte le altre aziende del settore in anni passati e anche oggi, dove magari non c'è il desiderio di esporsi, perché in alcuni casi può essere un rischio. Noi diciamo che questo rischio ce lo siamo sempre presi, facciamo fertilizzanti specifici per cannabis e l'obiettivo dichiarato è quello di spingere la pianta al suo massimo potenziale genetico, quindi farci dare il massimo in termini di resa, in termini di potenza cannabinoidi e profilo terpenico. Questo è come dire il nostro incipit, il nostro punto di partenza, e sono già 15 anni che abbiamo l'autorizzazione alla coltivazione di THC nei nostri laboratori per scopi di ricerca. Questa è una delle altre grosse differenze che ci sono con altre aziende del settore. Noi dalla ricerca delle materie prime alla ricerca che facciamo con i 40 PhD che lavorano con noi in America nei nostri laboratori, è tutto indirizzato a quello, a far produrre il più possibile e il meglio possibile la pianta di cannabis, ecco. La sede dell'azienda principale è negli Stati Uniti, appunto in California, lì c'è la nostra fabbrica, lì c'è Big Mike, appunto il proprietario di Advanced Nutrients. Qui in Europa il nostro quartier generale è a Barcellona. Siccome avete tantissimi prodotti, vi chiedo, secondo voi, qual è il prodotto o i prodotti che vi differenziano dai vostri competitori, dagli altri produttori di fertilizzanti? Sono moltissimi i prodotti che ci differenziano dalle altre aziende. In realtà noi siamo diversi in generale dalle altre aziende. E nel bene e nel male siamo i più cari, fra i più cari del settore, e siamo anche quelli che hanno la linea forse più completa e complessa. Abbiamo più bottiglie di tutti gli altri. Da un punto di vista questo può essere percepito come uno svantaggio o comunque una pecca. In realtà sono due punti di forza dal mio punto di vista. I nostri prodotti sono tra i più cari perché sono quelli che rendono meglio. E ne abbiamo tanti di prodotti proprio perché sono più di 20 anni che sviluppiamo fertilizzanti e tanti anni che facciamo ricerca. Abbiamo prodotti per ogni tipo di esigenza, da chi coltiva in suolo a chi coltiva fuori suolo, al principiante fino al grower esperto, a chi coltiva indoor, a chi coltiva outdoor, in organico o in minerale. Ecco perché abbiamo 45 bottiglie diverse di prodotto. Tante esigenze, tanti prodotti. Esatto, ci sono alcuni prodotti che ci differenziano dagli altri, sono una sorta di unicorni, li chiamiamo noi, d'accordo? E ve li racconta Francesco, sono il Bud Factor X e il Moderate di base. Sì, sostanzialmente il Bud Factor X è un prodotto che
simula per la pianta quello che è uno stato di attacco, non di stress, e la pianta, come è naturale che sia per lei, risponde con un incremento notevole fino anche un 25%, 20-25% di produzione di resine e oli essenziali. Questo per ottenerlo, diciamo, il suo interno è formulato, diciamo, con ricetta particolare con estratto di crostacei, abbiamo anche del nitrato di magnesio, abbiamo insomma diversi anche altri estratti vegetali che ci danno la possibilità di andare a dare nelle giuste proporzioni i giusti microelementi specificatamente in quel tipo di fase. Creando uno stress, quindi... Tendenzialmente è una simulazione, non è uno stress. Ah, okay, giusto, è una simulazione, è un'induzione della percezione di uno stress, cosa che in realtà però appunto non va ad affettare la nostra pianta, quindi questo è dà enormi benefici in questo senso. Altro enorme prodotto che ci distingue veramente e può essere impiegato in larghissima scala è il Mother Earth, che è un tè sostanzialmente stabilizzato, rifiltrato, utilizzabile anche in idroponica, e sostanzialmente per qualunque linea di fertilizzanti anche uno stia utilizzando, andarlo ad integrare sia in vegetativa che in fioritura va a dare esplosività sia nella crescita che nella parte di fioritura. Il Mother Earth sostanzialmente è una miscela di oltre 80 estratti vegetali, e questo ci dà la possibilità appunto di raggiungere vitamine, nonché anche appunto abbiamo all'interno estratti unici, abbiamo anche degli estratti d'alga, il vermicompost, humus liquido, esatto, chiamiamolo così. Sì, è un prodotto che non ha un equivalente nel mercato. Okay? Normalmente i composti vengono fatti artigianalmente esatto, dai grower più appassionati. Questo è un composti che può essere venduto e stoccato e conservato e usato anche in idroponica, e questa poi è la cosa abbastanza rivoluzionaria. Un'altra cosa che mi incuriosisce chiedervi è, secondo voi, qual è il prodotto di Advanced Nutrients più sottovalutato, quello che secondo voi non ha trovato ancora riscontro del grande pubblico, che però meriterebbe di essere messo sotto i riflettori? Ok, uno dei prodotti più sottovalutati, perché ne abbiamo tanti, quindi alcuni sono i più conosciuti, altri sono poco conosciuti, però uno dei più sottovalutati è sicuramente questo, il Jungle Juice. È la nostra base minerale più semplice. Dentro non ha la tecnologia pH Perfect o le altre aggiunte che hanno le altre basi minerali come Grow Micro, Bloom, Sensi e Connoisseur. La ricerca delle materie prime è la stessa, sono materie prime di altissima qualità, micro e macro elementi. È la base molto semplice, è il nostro prodotto, diciamo, per la fascia di chi non può spendere tanto o chi non vuole investire tanto per diversi motivi, può essere grande estensione del coltivo o pochi soldi in tasca, diciamo. È paragonabile a altre basi triparti che sono sul mercato, però a un prezzo più basso e una qualità delle materie prime maggiori, quindi può essere un ottimo prodotto di entrata per chi non conosce Advanced Nutrients, o comunque essere la soluzione a chi ha coltivazioni agricole su grande scala. Quindi questi prodotti, le basi, a partire dall'anno prossimo noi le potremo fare anche nei formati qui in Europa da 60 e 200 litri, che è una cosa interessante per il settore commerciale. Vado un po' a memoria, ma secondo me siete stati i primi a uscire con una linea pH Perfect, che riguarda, se non ricordo male, quasi esclusivamente i fertilizzanti base. Quindi vorrei chiedervi come mai c'è stata questa esigenza di fare la linea pH Perfect e nello specifico come funziona. Tutte le nostre basi minerali hanno dentro la tecnologia pH Perfect. La tecnologia pH Perfect è un effetto tampone, è una soluzione tampone. In agricoltura è qualcosa di conosciuto, insomma non è il Graal o insomma il mistero di Fatima, è però qualcosa che abbiamo inserito noi anni fa nella coltivazione di cannabis indoor, che poi è diventata anche outdoor, e siamo stati la prima azienda a immettere questa innovazione come tante altre innovazioni. Il pH Perfect sostanzialmente va a livellare il livello del pH al sweet spot che serve alla pianta fra il 5,8 e il 6,2, se partiamo da pH intorno al 7,5 massimo, che diciamo è quello che dovrebbe uscire dal rubinetto di una casa, ecco. È importante usare le dosi di fertilizzante consigliate per poter consentire alla soluzione tampone, alla tecnologia pH Perfect, di fare il suo lavoro. Dico questo perché è capitato in alcune occasioni gente che magari ha usato metà del dosaggio e non riusciva ad avere l'effetto desiderato. Okay. E le nostre basi che hanno sono la Grow Micro e Bloom, la triparte classica, Sensi,
Grow e Bloom, il bicomponente, e il Connoisseur, sempre il bicomponente, che è la base più completa che abbiamo. Tutte le nostre basi, oltre al pH Perfect, hanno anche un'altra serie di vantaggi. È il 5 in 1, magari dillo tu. Allora sì, quando leggete sulle nostre basi appunto quel famoso 5 Benefits 5 in 1, è in realtà stato, diciamo, siamo arrivati a questo dopo una lunga ricerca che ci ha portato a capire che tanti coltivatori hanno esigenze diverse, ma certe esigenze sono comuni a tutti i coltivatori, a tutte le piante che interessano a noi sostanzialmente. Quindi nelle nostre basi già si va ad avere acidi ubici, acidi fulvici, il nostro vecchio Wet Betty, che è comunque un tensio attivo, aminoacidi e questa funzione pH Perfect. Questo sostanzialmente ci dà la certezza che con il fatto che staremo in un range di pH dove l'assorbibilità è massima, abbiamo degli elementi con pulizia totale dalle fonti estrattive a quello che poi arriva davvero nella bottiglia, noi avremo il miglior cibo nel miglior modo disponibile, e questo ci dà appunto anche tutti i vantaggi di quelli che sono appunto acidi umici, acidi fulvici nelle varie interazioni del substrato stesso, che sia idro o terra. pH Perfect però ce l'avete solo nelle linee minerali, no? Giusto? Mi hai Esatto, detto. E nell'organica affermativo. invece perché non l'avete fatto? E il pH Perfect è presente nelle basi Grow, Micro e Bloom, Sensi, Connoisseur, e nella versione cocco di Sensi e Connoisseur. Non è presente nella versione organica, perché di base la coltivazione organica, l'effetto tampone viene fatto in modo naturale dal terreno e dai concimi organici. Una domanda sul Nutrient Calculator, perché secondo me è molto comodo, però devo dire che nel rapporto con i clienti in negozio non a tutti è chiarissimo, ovvero secondo me è stato pensato principalmente per creare la soluzione per una coltivazione di tipo idroponico, però poi tantissimi clienti lo usano con substrato generalmente di torba, e quindi la domanda che mi fanno sempre è: ma i millilitri che sono segnati alla settimana li devo suddividere all'interno delle diverse irrigazioni della settimana, oppure sono i millilitri che devo dare ad ogni singola irrigazione? Qui vi faccio rispondere a voi, così ci togliamo questo dubbio una volta per tutte. Il Nutrient Calculator è uno degli strumenti che diamo a chi usa i nostri prodotti per avere le tabelle di fertilizzazione. Molto un altro comodo. Strumento molto utile è la Bud Labs app, è un'app che insomma ti segue e ti crea la tua scheda personalizzata di fertilizzazione. E sul Feeding Calculator, che è sul nostro sito, viene indicata la quantità di fertilizzante che va data ad ogni irrigazione. Noi consigliamo di fertilizzare ad ogni irrigazione. Poi chiaramente esistono infiniti modi di coltivare, c'è chi fertilizza una volta sì, una volta no, chi una volta a settimana. Noi consigliamo di fertirrigare, cioè di mettere i fertilizzanti ad ogni irrigazione con quei dosaggi 2 ml litro di base per gli additivi e da 1 a 4 ml litro per le basi. Diciamo anche che i 4 ml litro è il quantitativo massimo di base che si può dare prima di andare in overfert. La maggior parte dei grower in questo lato del mondo si attestano sui 2, arrivano ai 3 ml litro quando la pianta è grande e può mangiare di più. Però diciamo che il processo si parte da 1 e si può arrivare fino a 4 ml litro se la pianta è pronta a mangiare. Quindi quei millilitri sono quelli che il coltivatore dà ad ogni irrigazione, però successivamente uno va a misurare le C e la maggior parte delle volte le C è alto rispetto ai parametri convenzionali a cui siamo abituati. Per questo poi nasceva quel qui pro quo con i clienti, ma è corretto che sia così alto quindi le C? Ti ringrazio anch'io un attimo per darci la possibilità di chiarire questo punto, perché comunque molti utenti abituati magari ad avere dei parametri di EC comunque ormai stabili, anche se hanno utilizzato differenti linee, quando arrivano a fare quella soluzione nutritiva con i millilitri per litro indicati, spesso segnalano, e voi di Grow Shop ce lo riportate, che l'EC è effettivamente troppo alto secondo la misurazione. Allora, questo è normale, questo intanto ti confermo questo, però è diciamo una misura che è tendenzialmente falsata. Perché? Perché noi siamo abituati a leggere quelle C per vedere la conducibilità elettrica data dal quantitativo di minerali che noi abbiamo disciolto in questa acqua. Nel nostro caso, avendoci invece
tutti quei 5 benefit di cui abbiamo prima parlato, per esempio gli acidi umici piuttosto che fulvici o un tensioattivo, oltre che gli aminoacidi, vanno a dare appunto, sono letti dal misuratore ma non sono fertilizzanti, e quindi il valore che noi abbiamo sempre tenuto come parametro, anche se lo vediamo superato, non è detto, anzi sappiamo che non è superato nella realtà, ma bensì leggiamo i nutrienti e tutto il corredo, diciamo, che gli abbiamo fornito. Qui mi allaccio con un'altra domanda, giustamente i millilitri che si danno per litro d'acqua, ma come si dà quest'acqua nell'irrigazione delle piante? Perché secondo me è un concetto che non è sempre ben chiaro a tutti i coltivatori. Ti ringrazio della domanda, questo è un aspetto importante. Io immagino che ti riferisci al runoff, al fatto Esatto. questo è un argomento super interessante. In paesi dove c'è, come dire, una struttura commerciale e più evoluta, Stati Uniti, Canada, ormai è assodato, bisogna ogni volta che si irriga o si fertirriga si deve far scolare l'acqua sotto per un buon 15-20%, c'è chi si spinge addirittura fino al 50%. Questo significa che se io do un vaso da 11, 3 litri d'acqua, sotto ne deve uscire almeno un 20% di quei litri, d'accordo? Certo. Di quei 3 litri che gli ho dato. Questo è super importante per evitare gli accumuli di sali nella parte bassa e quindi mandare in blocco la pianta. La pianta a quel punto magari potrebbe incontrare dei sali nelle radici, non riuscire più ad assorbire e dare dei segnali come le punte ingiallite o altri segnali che spesso vengono confusi come overfertilizzazione, ma in realtà è un altro discorso, è un blocco della pianta. Super importante soprattutto quando si parla di irrigazione con prodotti minerali concentrati come i nostri, quindi questo è un aspetto super importante, far scorrere l'acqua sotto per un buon 15-20%. In questo modo noi possiamo anche avere un controllo preciso di che cosa stiamo dando alla pianta ad ogni irrigazione, perché gli diamo fertilizzanti freschi, nutrimento fresco e nuovo tutte le volte. Quindi irrigare abbondantemente, tra virgolette, fino a un 20%, e poi l'irrigazione successiva, quando si è asciugato il terreno, esatto, diventa anche meno laborioso per il dry. coltivatore, che dopo aver fatto l'irrigazione può avere anche un giorno, 2, magari anche 3 di esatto, in riposo. base alle condizioni di coltivazione, in base a dove Certo. si trova, quanto è grande il vaso, sono 1000 variabili. Un po' la parte complicata, tricky in inglese, è quella di dare una risposta univoca a 1000 diversi tipi di coltivazione, è quello un po' la sfida grossa. Ti capisco. La vostra tabella è divisa in Basic e Master Grower. E la domanda è, ovviamente quando uno inizia con una linea Basic, ma quando c'è un momento in cui il coltivatore può decidere di passare alla Master? E sul Nutrient Calculator online noi suddividiamo in base all'esperienza del grower in beginner, top shelf, grandmaster grower, e questa divisione è fatta per, diciamo, accompagnare chi inizia ad utilizzare i nostri prodotti, quindi un beginner, e fino a dargli la possibilità di utilizzare tutta la linea. Quando passare da uno step all'altro, quello dipende molto dall'esperienza diretta che ha il coltivatore. Per esempio con una ricetta base con appunto le basi, pochi additivi, se hai un buon risultato il consiglio è quello di aggiungere degli additivi oppure andare a prendere la base un pochino più complessa. Questa evoluzione non riguarda solamente l'esperienza del grower, ma anche il setup del suo ambiente di coltivazione. Per fare un esempio, la nostra linea più completa è quella con il Connoisseur. La base Connoisseur noi la consigliamo a chi ha un ambiente di coltivazione sigillato con la CO2, perché la Connoisseur ha tanto nutrimento in più rispetto al Sensi, ha un complesso di 20 aminoacidi, 8 chelati di ferro, è una roba ricchissima. È giusto che gliela dai se hai un setup dove puoi consentire alle tue piante di mangiare tanto, ok? Di assorbire tanto, quindi con la CO2. Un ambiente arricchito. Ok, quindi diciamo che è graduale, man mano che aumenta l'esperienza del grower e il setup, la tecnologia nel setup, la precisione nel setup nell'ambiente di coltivazione, si può andare ad utilizzare la linea più completa. Quindi sì, un ottimo modo per iniziare è lo starter kit che vendiamo
usciamo dal marzo di quest'anno, è uno starter kit classico, dentro ci sono Sensi Grow e Bloom da mezzo litro e 5 additivi da 2,50 che sono Voodoo Juice, Bad Candy, Big Bat, Overdrive e B52, più una serie di gadget con il microscopio, con la lucina, le pipette, i guantini brandizzati. Non svegliamo troppo le sorprese, comunque quello è in vendita al cliente finale a 80 euro. Il valore dei prodotti che c'è dentro è intorno ai 115 euro, quindi è un ottimo prodotto commerciale, un ottimo inizio, un ottimo sconto di partenza. Sì, assolutamente. E poi un ottimo ricetta iniziale, non sono tante bottiglie, sì, rispetto magari a un bicomponente che mi fa tutto per tutto il ciclo, sì, sono tante bottiglie, però ti darà un altro risultato. Adesso una cosa che volevo chiedervi è di parlare un attimino nello specifico di alcuni prodotti che sono quelli su cui riceviamo soprattutto più domande. E quindi ti chiederei, per la parte iniziale, magari come starter, stimolatore radicale, di farci una panoramica su Voodoo Juice, Tarantula e Piranha, come sono strutturati, visto che poi contengono tutti microrganismi, perché avete deciso di suddividerli in 3 linee, per esempio. Tanto Voodoo, Tarantula e Piranha sono i 3 prodotti nella nostra linea che proponiamo per il potenziamento della zona radicale, quindi quello che è un modo di dire, la nostra è una ditta americana, abbiamo quindi molti modi di dire che sono però semplici: bigger roots, bigger fruits, questo vuol dire grandi radici, grandi frutti. Per ovvi motivi, ovviamente, in altri termini potremmo dire sono le fondamenta di quello che andremo a costruire, e senza delle buone fondamenta non si può avere dei buoni risultati. Sono divisi in 3 differenti bottiglie, nonostante siano 3 prodotti comunque sono dei biostimolatori in realtà, non sono dei prodotti a contenuto NPK, quindi con micro e macro nutrienti. Quello che abbiamo fatto è stato dividerli proprio perché sostanzialmente questo ci differenzia molto, perché andare a mettere troppe cose vive insieme spesso e volentieri è come dire vado a fare una micro savana. Se metto la zebra insieme al leone, il leone se lo mangerà. Devo costituire un equilibrio perché possano coesistere. Se io vado a metterli tutti insieme in forma super concentrata, tendenzialmente vorrà dire che io posso dire di aver messo nella bottiglia tutto quello che ci ho messo, ma so altrettanto che al cliente finale non gli arriverà quello che io posso dir di avere messo. Questo quindi è la prima motivazione per cui sono 3 e distinti. Quindi abbiamo nel Voodoo Juice una parte batterica, anche batteri azotofissatori, e tutto quello che serve, quindi se ne utilizziamo uno solo, il primo da dare è sicuramente il Voodoo Juice. E questo perché appunto è quello che inizia a far stabilire simbiosi fra la zona radicale e i vari funghi anche del substrato. Il Piranha, che è il nostro prodotto fungino, che andiamo a mettere immediatamente come secondo appunto nella linea dopo il Voodoo Juice, se appunto ne utilizziamo uno solo, dicevamo il Voodoo, se andiamo invece ad incrementare anche la parte radicale si va sul Piranha, perché contiene proprio quei funghi e micorrize che vanno ad avere l'interazione positiva con i batteri che già stiamo mettendo con il Voodoo. Il Tarantula, per finire, è uno dei più, se non anzi è il più ricco di batteri che esiste sul mercato, il prodotto più ricco di batteri che esiste sul mercato, e tendenzialmente è proprio il Tarantula che andiamo a dare per ultimo, perché quando noi avremo nel terreno già una sorta di relazioni molto stabili e sane tra funghi e batteri, potremo andare davvero ad approfittare, a trarre i migliori benefici anche da un ulteriore apporto batterico di ceppi determinati più selezionati, bene o male. Questo è quanto. Detto ciò, consigliamo assolutamente sempre, questo può essere un piccolo trick, ma in realtà è un fattore logico, quando si utilizzano dei biostimolatori con batteri e funghi, come nel nostro caso, di andare a dare prodotti insieme ricchi di zuccheri. Nel nostro caso abbiamo il Bad Candy, proprio perché sì, lo vogliamo dare, noi diamo melasse, zuccheri in varie forme per la pianta, ma queste vanno in realtà molto ad interagire e a potenziare quello che è anche lo sviluppo di tutta la microvita del substrato, che sia idro o che sia terra. Nel nostro caso l'abbiamo voluti prendere e separare tutti, anche proprio perché vanno anche in idroponica, e poter ridare quella microvita
nella nostra soluzione nutritiva è un qualcosa che tendenzialmente a chiunque altro fa rizzare i capelli in testa, perché tutti sappiamo che bio e idroponica tendono a non andare troppo d'accordo per problemi di stabilità di pH. Loro invece sono stati talmente approfonditi, lavorati da non dare nessun tipo di problematica con la nostra linea soprattutto, ma neanche con le altre in idroponica. Poi invece per quanto riguarda il potenziamento della pianta e delle infiorescenze, volevo chiedervi come funzionavano in modo complementare, credo, il Bud Factor X, il Rhino Skin e il B52, che su quest'ultimo riceviamo veramente tantissime domande perché siete forse gli unici a fare un prodotto così specifico. Un'altra parte molto importante e apprezzata soprattutto dai nostri clienti è quella dei rafforzatori della struttura e della capacità produttiva della pianta, e sono sostanzialmente quei 4 prodotti: Rhino Skin, Nirvana, B52 e Bud Factor X. In breve, Rhino Skin è un prodotto ricco di silicati. Questo ci va a dare appunto benefici in quella che è appunto la struttura cellulare proprio, e questo ci vorrà dire che piante che hanno avuto problemi a sostenere frutti pesanti non ne avranno più. Ci va a dare anche una grossa mano a correggere, a compensare quelli che possono essere stress idrici, ci va a fissare bene anche tutta la parte delle resine. Quindi diciamo che i silicati, nel nostro caso il Rhino Skin, sono un booster che consigliamo e che viene molto apprezzato. Per quanto riguarda il B52, è un prodotto che è veramente molto apprezzato, e per ovvi motivi, perché è molto ricco di vitamine, è appunto un nostro mix ricco di vitamine non solo perché appunto è estratto di kelp, questa alga appunto che ha una crescita smisurata e tendenzialmente riesce a passare, se estratto nel giusto modo appunto dalla materia prima, questo tipo di vigore anche appunto vegetativo, e questo ci dà appunto una capacità della pianta avere sempre una parte apicale particolarmente vigorosa nonché sana. Questo è proprio l'effetto estetico che il coltivatore riesce a vedere, a toccare con mano. Ecco, questo. Il Nirvana invece è un prodotto molto particolare, perché tante persone, sapendo comunque che stanno andando con una linea minerale, tendono a limitarsi a quello, ed è un errore, perché sostanzialmente ci sono delle componenti per la compattezza, per gli aromi, per tutto quello che è la parte appunto finale della lavorazione del nostro fiore, che con estratti organici possiamo effettivamente andare ad incrementare notevolmente, sia per un discorso proprio di sostanze che diamo alla pianta, sia per un discorso di microvita che favoriamo nel substrato. Ultimo, ma non ultimo assolutamente, come diceva il mio collega, il Factor X è un po' il nostro unicorno, perché oggettivamente è un prodotto che ha una composizione molto particolare. Tendenzialmente uno dei principali ingredienti è una miscela di estratti di crostacei, per capirsi. Quindi diciamo i nostri scienziati lì si sono veramente spinti a cercare cosa potesse differenziarci dal resto, e ve lo dico chiaramente, quest'anno che in America, diciamo per eccesso di richiesta, il prodotto non è stato reperibile per tutti, hanno provato l'ira di Dio di altri prodotti, chiunque, e siamo in America quindi non roba che non si trovava, e da lì si è affermato Factor X proprio indelebilmente, perché hanno visto la differenza. Chi era abituato a usarlo e non ha potuto averlo, quest'anno ha detto Factor X è quello che mi serve, non che vorrei. E questo è molto importante. Per quanto riguarda invece diciamo quelli che sono i prodotti che la nostra linea ha dedicato alla crescita, all'ingrossamento dei fiori e frutti, fiori perché sappiamo di cosa stiamo parlando, sono il Bud Ignitor, il Big Bud e l'Overdrive. Li nomino in questa sequenza proprio perché questa è la sequenza in cui andremo ad utilizzarli. Il Bud Ignitor sostanzialmente è quello che, dando un sovradosaggio di fosforo e potassio all'inizio della fioritura, induce proprio la pianta ad avere un maggior sviluppo di internodi, e quello che diciamo il coltivatore vede è i fiori si manifestano prima.
Questo non vorrà dire che io raccolgo prima, ma vorrà dire che ho più settimane a disposizione nella fioritura per poter nutrire e far crescere fiori. Mi sembra un evidente beneficio. Il Big Bud invece, che è il nostro prodotto, se vogliamo, un po' più conosciuto, perché comunque anche in grafica è sempre stato molto apprezzato, è un prodotto che ci distingue molto dagli altri, perché in questo tipo di fase, in centro fioritura, tanti bombardano la pianta di fosforo e potassio, mentre noi è tutto un concetto molto più basato sugli aminoacidi, che noi chiamiamo quelli che sono come appunto i mattoncini che servono di base per andare a costituire proprio la parte fisica del fiore e quindi andare a levare alla pianta la fatica di doverli costituire e fornirli già in una forma rapidamente spendibile, ci ha mostrato che dà dei benefici assolutamente maggiori che dare nutrimento a ciò che lei vada a produrre tutto quello che deve. Per finire, l'overdrive è un prodotto che diamo appunto alla fine della parte, diciamo, di fioritura, della fase di fioritura, e serve a comunicare alla pianta che ancora non siamo alla fine, diciamo, gli dà una mano a tirar fuori quello che può essere l'ultimo sforzo, quindi appunto questo perché? Perché come nel Bud Igniton abbiamo voluto approfittare al massimo delle settimane iniziali della fioritura, lo stesso lo vogliamo ottenere anche sul finale. Questo diciamo che è la parte degli accrescitori di fiori e frutti. E poi invece siccome il mercato ultimamente è sempre la richiesta di terpeni al massimo della potenza, aromi e quant'altro, ho visto che voi fate il Bud Candy, Flawless Finish e il Carbo Load che una volta si vendeva tantissimo, invece adesso vedo che non è più sempre presente nelle vostre tabelle. Volevo sapere come funzionano e come mai il Carbo Load è un po' sparito. Altri prodotti che abbiamo nella linea servono per andare a rafforzare, perché migliorare non è un termine che personalmente amo, perché si parla di rafforzare quelli che sono i sapori e quello che è la produzione, diciamo, di terpeni, quindi diciamo la parte di sapore e aroma della pianta. In questo senso Bud Candy e Flawless Finish sono i prodotti che ad oggi troverete più disponibili sul mercato. Faccio un piccolo inciso sul Bud Candy perché c'era e abbiamo tuttora un altro prodotto che ha una funzione simile, spesso quindi riceviamo domande riguardo al ma cosa cambia fra l'uno e l'altro, quando uso quello e quando l'altro. Tendenzialmente allora, il Carbo Load era un prodotto che noi abbiamo sempre avuto che funzionava molto bene perché è ricco di zuccheri, ma ci sono dentro solo 2 forme di zuccheri. Questo lo rende appunto più economico, semplice, ma tendenzialmente non dà la possibilità di entrare effettivamente più di tanto nella pianta con questi zuccheri. Riceveremo grosso modo tutti i benefici che gli zuccheri possono apportare al substrato. Il Bud Candy invece sono 5 forme di zuccheri. Questo ci dice che appunto sarà molto più rapido e molto più anche valorabile l'assorbimento sia da parte per il substrato che per la parte aerea della pianta, e questo darà la possibilità alla pianta di concentrarsi, visto che dopo tutta la fase di fioritura lei avrà comunque esaurito le sue, diciamo, riserve di carboidrati. Andare noi a dargli un sostegno in questo senso vuol dire lasciare che lei si dedichi prevalentemente solo a determinate, diciamo, funzioni di rifinitura, potremmo dire, ed è per questo che noi non andiamo a potenziare i sapori, ma andiamo a far sì che lei, la pianta, possa tirare fuori il meglio non dovendosi occupare di altro. Il concetto è questo. Spero di essere stato chiaro sulle differenze. Flawless Finish invece molto rapidamente è un prodotto da utilizzare nell'ultima settimana di fioritura, solamente nell'ultima settimana, non è un prodotto flusher, tra virgolette, quindi se uno a metà ciclo avesse una piccola overfert o che non utilizzare il Flawless Finish bensì degli enzimi, Sensizin per esempio, ottimo, con abbondante runoff, e questo ci dà già dopo 1 o 2 irrigazioni certezza di aver compensato e risolto quello che poteva essere il nostro problema. Perché non utilizzare Flawless Finish? Perché Flawless Finish va a bloccare proprio letteralmente tutti i minerali che sono ancora nel vaso, rendendo completamente, totalmente impossibile per la pianta avere accesso a loro.
Questo quindi ci interessa per essere sicuri di avere una pulizia nel raccolto totale. Sin dall'inizio voi avete sempre avuto prodotti, linee minerali, diciamo, poi piano piano con gli anni, mi ricordo il primo a memoria, Big Bud, è uscito il Big Bud organico, per esempio, e ho visto che ce ne sono sempre di più. Noi qui in Italia facciamo un po' fatica a trovarli, però poi sul sito ho visto che ce ne sono parecchi. Esatto, grazie mille della domanda Ale. Noi siamo famosi per la linea minerale, ma abbiamo una linea organica che va fortissimo. La nostra linea organica è a tripla filtrazione, quindi può essere usata anche in idroponica e questa è una figata. Qui in Europa purtroppo la linea organica, che si chiama OG Organics, da poco tempo abbiamo fatto un relabeling, un rebranding, o come lo chiamano gli americani, insomma sostanzialmente ha cambiato il nome sull'etichetta. Ci sono le basi, i guana, l'Ancien Earth, che sono acidi umici, e il Mother Earth, che è il compost tea di cui abbiamo parlato prima. Questi sono gli unici 4 prodotti della linea organica disponibili in Europa e quindi anche in Italia. Questi sono disponibili, possono fare una linea completa da soli. Quello che gli mancherebbe sarebbero gli enzimi, gli zuccheri e i booster di fioritura, che invece in America abbiamo fortunatamente. Io prevedo che la metà dell'anno prossimo avremo la linea organica intera anche qui in Europa e sarà secondo me un crack, ok? Perché è un'ottima linea. Negli Stati Uniti è uscita e è finita nei magazzini sostanzialmente, è riuscita ed è rifinita nei magazzini, quindi adesso abbiamo riadattato la catena di produzione per poter soddisfare la domanda. Sostanzialmente i prodotti in più saranno il Bud Candy, che avrà la stessa formulazione ma l'origine delle materie prime sarà organica, stessa cosa per il Sensi Zim e basta, sono questi credo. No, ci saranno anche gli acidi, dei prodotti che non ci sono più sul commercio da tanto, l'H1 e l'F1, quindi acidi umici e acidi fulvici, sempre da origine organica. L'ultima cosa che dico è che la certificazione organica che abbiamo e che avremo è quella californiana, non quella europea. Per arrivare a quella certificazione nei vari paesi ci vorrà molto più tempo perché è più complessa. E i prodotti organici verranno dagli Stati Uniti per i prossimi anni. La certificazione californiana è super stringente, più stringente di quella che abbiamo qui. Oltretutto, leggevo. Sì, tra le americane è la più stringente stringente e molto più stringente di quelle che abbiamo qui in Italia perlomeno. Quindi questo era per dare un'altra informazione sulla linea OG Organics di Advanced Nutrients. Visto che ormai ci avete spiegato praticamente tutti i segreti di Advanced Nutrients, vogliamo sapere i prossimi progetti che avete in cantiere, se avete magari dei nuovi prodotti che seguono anche le nuove richieste del mercato. Come azienda qui in Europa e a livello globale abbiamo una marea di progetti per il futuro. Sicuramente la cosa più concreta che stiamo facendo qui in Europa, da questo lato del mondo, è ultimare la costruzione della nostra fabbrica. È una fabbrica di altissimo livello, super tecnologica, e potremo produrre fertilizzante per tutto questo lato del mondo. E un'altra cosa super interessante che ci tenevo a raccontare è un progetto di ricerca che abbiamo cofinanziato qui in Italia con un'associazione che si chiama CSI Cannabis Sativa Italia. È un progetto di ricerca che stiamo facendo insieme all'Università di Napoli Federico II. È una roba super seria, di alto livello. Ci sono 12 aziende in Italia che hanno messo a terra, mi pare, 300 piante ad azienda, da clone e da seme. Parliamo di CBD chiaramente, okay? Di semi certificati, quelli che si possono fare. Da clone e da seme, alcune fertilizzate con Advanced, altre con la linea completa, altre solo con le basi, altre non fertilizzate. Adesso siamo arrivati al raccolto, tutte le aziende hanno tagliato gli apicali delle migliori piante, li hanno spediti all'Università di Napoli, la Federico II, che farà più di 600 test sui cannabinoidi, i profili terpenici, la resa appunto in peso, quanta resina e tutto il resto. E sarà la prima volta che si avrà un dato reale a campione su un territorio così esteso, perché andiamo da aziende come Altecime Canapa, che sta a 1000 metri su in Piemonte, fino ad aziende in Sicilia o in Sardegna che stanno vicino al mare. E questo ci darà tantissime informazioni, tantissimi dati che saranno utili a noi come azienda, ma saranno molto utili anche al mercato e all'associazione CSI per spingere il lavoro del tavolo tecnico al Ministero dell'Agricoltura, dove stanno lavorando per far passare la regolamentazione delle talee.
lo sai benissimo, insomma, tu ne sai più di me di agricoltura, Alessandro. Se pianti da seme, soprattutto se il seme non è stabilizzato come accade, è difficile avere dei parametri uguali in tutte le piante. Se andiamo da clone è diverso, le piante sono più uguali. Visto che qui in Italia sulla coltivazione del CBD abbiamo un limite stringente, lo 0,6 in campo, 0,5 in bustina del THC, lavorare da seme è una sciocchezza. Una sciocchezza. Sì, perché non puoi. In mezzo ti capita il papà del papà del papà che magari ha il THC al 2 e ti rovina tutto il lavoro. E lavorare da Talea consente di stabilizzare il mercato e apre anche quel settore di mercato importante che è quello dei cloni e delle talee, che già c'è, si sta sviluppando, però gli manca questo pezzetto. Ecco, oltre a questo noi dimostreremo in metodo scientifico quanto sono efficaci i nostri prodotti, e questa è una cosa che non so quante altre aziende del settore hanno fatto in Italia, ma credo anche in Europa su scala così ampia. Questa è una cosa a cui tenevo molto. Visto che siamo arrivati alla fine, una domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti è un trick che volete dare a tutti i nostri amici che ci seguono da YouTube. Negli anni, in evoluzione dei vari prodotti, ci sono alcune cose che insomma, sono state sperimentate e funzionano molto bene, e una può essere l'utilizzo del B52 foliare in vegetativa, chiaramente quando non ci sono i fiori, e si può usare con lo stesso dosaggio. Io ho dei grower che lo usano addirittura con un dosaggio raddoppiato in foliare. A cosa serve? Durante la fase vegetativa noi facciamo arrivare alla parte alta della pianta quei nutrienti, quindi gli estratti di vitamine B e il kelp, li facciamo arrivare alla parte alta della pianta più rapidamente, ok? E contribuisce questo a dare più vigore, più salute alla pianta. Come si fa con l'irrigazione? Con il foliare acceleriamo un po' questo processo in vegetativa. E per le talee, per i cloni, il B52 può essere usato insieme al piragna in foliare. Ho delle aziende che fanno CBD, fanno tanti cloni, lo utilizzano. Il piragna perché? Il piragna va a colonizzare di funghi che però sono benefici per la pianta ed impedisce che altri funghi vadano a colonizzare la pianta, quindi in sostanza dici ci sto io e la proteggo. E il B52 stessa cosa, sempre in foliare, contribuisce. Quello che ho appena spiegato. Un altro trick interessante per chi fa estrazioni, ok, è tenere a mente i prodotti di punta per fare estrazioni che abbiamo sono il Bud Factor X e il Rhino Skin. Il Bud Factor X perché può aumentare la produzione di resine non fino al 20 ma fino al 40% nelle condizioni. Ci sono degli studi che sono stati fatti sia pubblicati che a livello empirico, insomma pratico, e ci hanno dimostrato questo. In particolare ho lavorato con alcune aziende che hanno genetiche CBD che avevano un 0,2, 0,25, le abbiamo portate fino allo 0,5, quindi ne hanno potute vendere. Il Rhino Skin, come spiegava Francesco, contribuisce a dare maggiore struttura, maggiore resistenza alla pianta. Il silicio si va a mettere nella struttura cellulare, gli dà più forza, non solo nel fusto e nei rami, ma anche nei tricomi. Quindi i tricomi sono più resistenti, sono più compatti, e quando vado a fare un'estrazione mi viene un'estrazione più densa, più corposa, più di qualità. Sì, occhio all'irrigazione è fondamentale. Irrigate bene, fate uscire l'acqua sotto, non fate accumulare i sali e date acqua e fertilizzanti nuovi. Un ultimo trick che posso passare a coloro che appunto sono super curiosi, non danno troppa fiducia in senso buono, però diciamo ai vari guru, a tutto quello che viene detto. Io propongo più che un trick una prova che possa dare effettiva coscienza a qualunque coltivatore di cosa sta un attimo facendo con il suo substrato, se sta bagnando con la giusta quantità di acqua, perché tanti appunto non hanno bene un'idea, vedendo magari andare fuori dell'acqua nel sottovaso non si rendono conto che l'hanno semplicemente data troppo veloce e questa è passata senza nemmeno essere assorbita, mentre se uno controlla la quantità di acqua che sta dando e sa il suo contenitore quanta ne dovrebbe ricevere, mi sembra già un ottimo modo per averci un feedback immediato. Basta prendere 1 litro del vostro substrato, proprio 1 litro, ci mettete dentro 1 litro di acqua, molto semplicemente, lasciate tutto questo drenare. Quello che sarà, diciamo, la differenza fra l'acqua che troverete nello scolo e l'acqua che avete messo dentro, quindi da 1 litro ne arrivano
700 ml, vi dice qual è la capacità di assorbimento del vostro substrato, e questo non significa che ogni volta sin dall'inizio lo bagnerete così, ma significa che quando la pianta riempirà e colonizzerà bene tutto il vaso, per essere certi di aver dato una giusta e bella bagnata a tutte le parti del vaso e della rizosfera, dovremo considerare questo. Molto semplice, fate pure una prova, perché effettivamente così si va a vedere quanta è l'acqua che effettivamente serve per il vaso, e allora potrò calcolare un effettivo runoff che sia adeguato alla pianta e al momento. Grazie ragazzi per la chiacchierata interessantissima, abbiamo visto veramente tanti prodotti. Spero che anche chi ci guarda dai video abbia trovato tutto interessante, ma credo proprio di sì. E anzi, oltre al solito iscrizione al canale, campanella delle notifiche, che ormai tutti le sanno meglio di me, invito gli utenti a fare domande, commentare, così che se qualcuno ha dei dubbi sui prodotti riusciamo, con il mio aiuto e il vostro aiuto, a risolvere i problemi di tutti. Quindi grazie ancora ragazzi di essere stati qui, spero di vedervi presto, magari a qualche fiera, che è un po' che non ne facciamo più. Ok, grazie mille Alessandro, grazie MyGrass a tutti dell'opportunità. Noi abbiamo super piacere di parlare con voi dei nostri prodotti. Tutti i nostri prodotti li trovate da MyGrass chiaramente, li trovate in quasi tutti i grow shop d'Italia. Per contattarci e avere informazioni sui nostri prodotti, come comprarli, come venderli, ci potete raggiungere a me e a Francesco sul nostro profilo Instagram, forse è la cosa più facile. Io sono Nico Advanced Nutrients, lui è Francesco Advanced Nutrients, quindi ci trovate facilmente. Tutte le informazioni sui nostri prodotti le trovate anche sul sito advancednutrients.com, c'è il traduttore in italiano in tutte le lingue, trovate il feeding, la feeding chart, il calculator e insomma tutto quello che può interessare. Grazie ancora ragazzi. A presto e buona erba. E buona erba.